Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Buon pomeriggio cari amici, buon pomeriggio per me, buongiorno per Piero, come di consueto. Buongiorno caro, buona mangiata. Ciao, siamo qui a Smart and Healthy, come ogni mercoledì, come questo mercoledì 19 novembre. Non so che tempo fa da te, qua è molto variabile, piove, poi esce il sole e fa un giorno caldo, un giorno freddo, non si sa più come vestirsi, ma quello... Vabbè, qui giornata meravigliosa, non c'è una nuvola in giro oggi, è freddina effettivamente, abbiamo passato anche noi un weekend abbastanza calduccio, mettiamola così, con temperature intorno ai 20-21 gradi, sì che non si stava assolutamente male. Benissimo, perfetto, sono contento per te, e insomma ora inizieremo, snoccioleremo un po' di argomenti come sempre di consueto Smart and Healthy. La seconda stagione, puntata numero 9, giusto? Puntata numero 9, sì, giusto. Puntata numero 9, con tutti questi programmi inizio a perdere il conto, perché un programma è alla seconda, terza puntata, l'altro siamo alla sesta, e qui siamo alla nona. Devi scrivertelo, lo sai, ormai l'età che avanza, quindi la No, ce l'ho scritti, ma non ce l'ho scritti adesso. E quindi quando ci troviamo a fare la trasmissione e siamo lì, ma che numero è oggi? Che puntata è oggi? Giustamente. Capito, è quello. Comunque, detto tra noi, intanto ricordiamo come sempre il sito internet www.radiocentroweb.it, i social come Facebook e Instagram, dove potete condividerci, scriverci, taggarci quando pubblicate una storia, qualsiasi cosa, poi vediamo un attimino se ricondividerla, ma di solito se sono cose interessanti noi le ricondividiamo. E soprattutto, cosa che potete recuperare dal canale YouTube, dal sito internet, è il canale YouTube, dove abbiamo iniziato a mettere anche gli shorts, questa cosa fantomatica degli shorts. Una cosa fantomatica nuova dove mettiamo... Allora, negli short parliamo un pochino di più dei punti principali e salienti del video vero e proprio, poi fondamentalmente. Sì, no, vabbè, sono delle anticipazioni, come dovrebbero essere, anche se no non sarebbero shorts, corti, dei corti, anche a essere, anche a logica dici, no? Più o meno, insomma. Comunque, detto questo, noi siamo qui, quindi stiamo incrementando, abbiamo, come stiamo dicendo da diverse puntate a ora, che noi continueremo a non cancellare nulla dal canale podcast, Radio Centro Web Podcast, che trovate su Spotify, ma stiamo spostando e stiamo pubblicando anche su radiocentroweb.substack.com, dove potete trovare onde sonore e da lì recuperare le puntate che dal 1 gennaio 2026 saranno inserite solo su questa piattaforma, e con poi la possibilità di condividerle su Spotify, quindi molto probabilmente, perché ancora non l'abbiamo fatto, lo faremo dal 1 gennaio o dal 2, insomma, da quando saremo più o meno sobri e avremo recuperato dall'ultimo dell'anno. Sì. Diciamo dal 2 in poi come minimo, perché il 1 di gennaio, anzi dal 2. Allora, dal 1 gennaio di pomeriggio, la mattina cercheremo di recuperare. Sì, direi di sì. Ma cercheremo di farlo, ma c'è la possibilità da Substack di condividerlo su Spotify, quindi molto probabilmente troverete questo lo dico per tutte le trasmissioni di Radio Centro Web, ci sta che possiate trovare direttamente solo
il canale alla trasmissione, cioè ora andate su Radio Centro Web Podcast e trovate tutte le puntate, di tutti i programmi. Poi ascoltate quello che vi pare, ovviamente. Ci mancherebbe altro, però trovate Smart Energy, Cortocircuito che va il martedì mattina, ora c'è Buzzer Beater che va il venerdì alle 15 e trovate quasi tutto. Dopo, quando sarà tutto su Substack, ci sta che sarà tutto separato, cioè sulla piattaforma Substack è tutto lì, ma su Spotify dovete cercarvi Smart and Healthy e ritrovarvi le puntate. Cortocircuito e ritrovarvi le puntate. Spero di essere stato più chiaro, poi magari farò anche un post dedicato. In effetti l'idea di separare tutto non è male, perché poi almeno ogni singolo programma avrà la sua serie di puntate. Sì, non ci si era pensato. Esatto, già con Tribuna Staff avevamo iniziato a farlo, anche se poi la pubblicazione certe volte non è stata possibile, però Tribuna Staff di fatto è un pochino già più separata, perché è su un'altra piattaforma ancora che non è su Substack, però questa è una questione di mani che ti racconterò poi, Piero. In privata sede, sì. Bene. Caro Piero, iniziamo a parlare che qua il tempo sfugit, come dicevano i latini, ma cosa succede? Cioè, c'è lotta dura senza paura contro il Venezuela? Sì, esatto, lotta dura senza paura contro il Venezuela e a quanto pare il nostro ghostwriter segreto, che poi più di tanto segreto. No, non è segreto, è ghostwriter. È ghostwriter. Ha trovato, sta cercando comunque il modo di distrarre l'attenzione dal fatto che effettivamente sia un pedofilo. Ma quello è un altro paio di maniche. Solo? No, vabbè, tra le varie cose, diciamo, l'ultima che è venuta fuori è il fatto che sia un pedofilo, sostanzialmente. Gli altri non gli bastavano. Gli altri non gli bastavano, era un titolo che ancora gli mancava, e giustamente ha voluto, farlo proprio anche in ambito internazionale, mettiamola così. Diciamo che se avessimo avuto dei dubbi, ce li sta togliendo, ma già ce li aveva tolti su tante altre questioni e anche su questa alla grande. Sì, no, decisamente, ma più che altro è da capire un secondo il modo in cui sta cercando di togliere l'attenzione dal fattaccio, mettiamola così. Perché allora io posso capire il fatto che giustamente sia una cosa che ti dà fastidio, che non vuoi che si sappia, tanto poi il diavolo fa le pentole ma non i coperti, quello è un altro problema. Su qui. Però da lì al generare una guerra, quando posteggi, anche meno, nel senso, quando fai posteggiare le navi, anche se poi posteggiare non è il termine giusto, quando fai posteggiare o mettere alla fonda le navi davanti a uno Stato, è chiaro che questo Stato può preoccuparsi un pochino. Sì, allora diciamo intanto Stato sovrano, perché Venezuela è uno Stato sovrano, ma tolto quello, piccolo particolare del tutto insignificante, sappiamo anche da esperienze italiane che la legge del mare è un'ipotesi, così. Diciamo che quel paese con la bandiera bianca e blu con la stella. Sì, no, ma non solo, perché anche noi ci abbiamo messo del anche l'Italia, sì, certo. Il fatto che sia un'ipotesi è venuta da noi, non tanto da quegli altri. Certo. Però anche il riaprire a Porto Rico, altro stato comunque sovrano, un aeroporto militare che può e che ospiterà a questo punto F-35. Sì, ma certo, ma è che promette tanto bene. Sì, no, giustamente gli aerei dove li metti. Ora, gli americani hanno anche le portaerei, quindi in teoria se li potrebbero tenere anche a bordo delle navi, ma quello è un altro paio di maniche. Ma io li voglio mettere da qualche parte e li metto a Porto Rico o Panama c'ha ancora Panama c'è ancora troppi interessi economici da mantenere. Certo, ovviamente non può sicuramente farlo. No, è interessante l'atteggiamento come al solito da bambino piccoso, come giustamente certo. E io ti faccio quello che voglio perché sono Donaldino, ecco, no, così diciamo che non va bene,
Donaldinho. Donaldinho, potrebbe essere un nuovo soprannome, Donaldinho. No, si fa un torto a Ronaldinho. Effettivamente è vero anche quello, oddio piccino, ma ok. non so nemmeno a che punto della sua vita sia, perché è un po' che non si vede anche Ronaldinho, è un po'... Ronaldinho? No, ma è Ronaldinho andato... fa giochi, a parte ha avuto varie vicissitudini tra carcere e quant'altro, però vabbè, si sta riprendendo piano piano. dettagli, Vabbè, sono genio, dettagli di vita. genio e sregolatezza. Genio e sregolatezza, sì, un po' tipo Maradona forse, anzi. Poi, Sì, Maradona in ma maniera un po' diversa. i sudamericani a volte ce l'hanno queste cose. Vabbè, non è questo il tema, caro Piero. Ma si può entrare anche in argomenti. Non è No, vabbè, a voglia, si può entrare dappertutto, con tutti i temi che vuoi, assolutamente. Diciamo, la parte interessante è il fatto che comunque appunto per distogliere l'attenzione del pubblico si cerchi qualcosa dove la popolazione venga coinvolta direttamente. Ricordiamo che buona parte degli americani hanno servito all'interno dell'esercito, comunque servono tuttora, e ovviamente in caso di guerra ci sarebbero parecchie famiglie coinvolte. Tolto questo, ci sono anche alti livelli militari che stanno cercando consiglio legale all'esterno proprio dell'ambito militare, per capire quanto effettivamente gli ordini di questa persona debbano essere seguiti e in che casi, il che è forse ancora più clamoroso. Vabbè, basta vedere anche tutti gli episodi della ICA. Sì, tra le altre cose, quello, insomma, nell'ultimo weekend a meno di un'ora da qua, ma quello è un altro paio di maniche. Infatti, sì, che ha rotto il vetro, il finestrino. Sì, no, tenendo conto che anche quel povero Cristo effettivamente era del tutto innocente, perché un immigrato regolare negli Stati Uniti con regolare cittadinanza, e infatti è quello. Anche quello poi sarei curioso di capire, perché nel weekend appunto, proprio a seguito di questi fatti, si stava parlando anche con alcuni amici, e sarei curioso di capire se c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che è un avvocato, se è possibile ipotizzare dei reati di sequestro di persona e di abuso di potere ingiustificato, perché poi questo fondamentalmente è quello che è nella realtà dei fatti. Bisogna vedere però a livello ci sarebbe aggressione, insomma, sarei curioso se c'è qualcuno che è un avvocato, se potesse spiegarci in qualche modo, in maniera ovviamente l'unica cosa, sì, esatto. L'unica cosa, non possiamo, questo ne abbiamo parlato ieri mattina a cortocircuito, ma te lo dico in California, non so se hai letto, di quel genio, questa è sui generis per la nostra puntata, però questa, visto che stiamo a parlare degli Stati Uniti, la devo raccontare. Questo è stato un genio, un genio, te lo dico, un genio. Sì. Siamo a Fullerton, in California, quindi costa ovest. Sì, costa ovest degli Stati Uniti, sì. In California questo tizio è stato fermato per un'infrazione e ha provato a cavarsela. Dice, come ha provato a cavarsela? Praticamente ha tirato fuori dal portafoglio la carta del Monopoli, esci gratis di prigione e del Monopoli ovviamente, e la gente per fortuna l'ha preso a sorridere. Sì, no, si è fatto una risata, però la creatività gli ha ricordato che non vale come difesa legale, infatti, però è un genio comunque. Praticamente ha condiviso anche la foto sui social, quindi si può trovare, se cerchi questa notizia, trovi anche insomma, la carta colpevole dell'accaduto, diciamo. Sì, no, ma è un genio. Praticamente sì, apprezzando l'umorismo e la creatività, ha spiegato che la carta non costituisce difesa legale valida, nonostante il tentativo. L'automobilista ha ricevuto una vera multa per infrazione commessa, praticamente non si era fermato allo stop. La polizia ha scherzato sull'accaduto, neanche così tanto tremendo alla fine. Vabbè, cavata con qualche centinaia di dollari. Sì, la polizia ha scherzato sull'accaduto, consigliando al conducente di conservare la carta
per una giornata piovosa di giochi. Fatto sta che poliziotti e conducente possono raccontare, possono usarlo come aneddoto. Ma lo sai al nipote? Ma lo sai che una volta mi fermò la polizia e tirai fuori la carta del Monopoli? Sì, esatto. Questo mi ha fatto ricordare molto, ci fu 2 anni fa, 2023, una partita per beneficenza tra youtuber, influencer e varie, che fu ammonito uno di questi, non mi ricordo il nome, fu ammonito e questo tirò fuori la carta di uno del cambio giro. Però mi sembra in mente questo. Però vabbè, a parte le battute, quella però poteva essere anche studiata alla fine, dai, non è detto che non lo fosse. Sì, però anche secondo me questo conducente dovrebbe avere un premio per l'improvvisazione, perché ti fermano e ti ferma la polizia e ti viene così naturale di tirare fuori la carta del Monopoli. No, effettivamente sì, è vero, non è una brutta idea, è vero anche quello. Ma sai, è l'inventiva delle persone alla fine. Cosa che con l'ICA penso e dubito possa funzionare solo per sedare gli animi. Qui con questi stanno cominciando a tirare fuori le armi serie e non è il primo caso. Esatto. Per cui diciamo sta diventando rischioso anche da quel punto di vista, ma poi, come ho sempre detto, è la ovvia conseguenza delle loro azioni. Vabbè, certo. Perché in un paese dove comunque c'hai la libertà di portare le armi, anche senza, diciamo, una motivazione come può essere invece la in Italia, devi essere giustificato ma no, vabbè, porto d'armi quello lo devi avere anche qua per quello, ma a differenza dell'Italia, dove devi avere una ragione per portare una pistola o comunque qualsiasi tipo di arma offensiva, qui nella realtà dei fatti te poi, una volta che hai il porto d'armi, puoi andare a comprare un MK47 portatelo dietro e nessuno ti dice nulla. E lo vendono nei supermercati, vedi? No, non lo vendono nei supermercati, lo vendono nelle armerie come dappertutto, però sostanzialmente nessuno ti chiede perché c'è un MK47 a posto di una mano. Mi ricorda molto, visto che a fine mese uscirà la 5ª stagione finale di Stranger Things, così almeno riesco a finire di vedere, per sapere come va a finire. Mi stavo riguardando un po' tutte le serie, sono arrivato alla 4ª serie, non mi ricordo se è l'ultimo o il penultimo episodio, dove i ragazzi vanno in una sorta di armeria, però sembra un supermercato, che entri col carrello e mettevano le armi nel carrello. Invece dei biscotti ci metti il fucile. Sì, con l'offerta 3x2 sulle munizioni. Sulle munizioni, giustamente. Una volta che compri il fucile non vuoi dargli un'offerta 3x2 su proiettili da metterci dentro. Va bene. E Stranger Things, per chi non l'avesse visto, per chi non sapesse, praticamente riprende un po' tutti i fatti degli anni 80, quindi dove negli anni 80 c'erano meno controlli negli Stati Uniti? Non lo so. No, non credo proprio, anzi probabilmente ce n'erano altrettanti. C'è da dire che qui negli Stati Uniti il discorso armi è molto più serio. Molto più serio dal lato pericolosità, molto più liberalizzato rispetto all'Europa, perché comunque appunto chiunque può andare in un'armeria, comprare un'arma e portarsela dietro senza nessuna ne va. O se no, come nei film, nei telefilm anni 80, appunto anni 90, dove si vede il buono della situazione, va a comprare l'arma e non ha il porto d'armi e diceva guarda, come in tutte le buone famiglie basta la tangente per avere l'arma senza quello dappertutto, non è solo qua negli Stati Uniti. No, però per carità è normale dappertutto. Paghi e hai quello che vuoi, sostanzialmente. Pagando si ottiene tutto, ovviamente. Allora io stavo guardando un po' quello che mi hai mandato, va bene, ok, sì, ci sono alcune cose che effettivamente poi bisogna approfondire un po' di più. No, vabbè, tanto avremo modo. Sì. Anche nelle prossime trasmissioni non è quello il problema, ma è sempre bene trattare gli argomenti poi man mano. Ah no, certo, sì.
No, anche vabbè, ok, no, questa è roba vecchia, vabbè. C'è tutto il discorso, no, vabbè, mi avevi mandato anche sì, ma non perché non abbiamo argomenti, perché noi abbiamo il problema contrario. Ce ne abbiamo troppi, il casino. Smartnet ha il problema contrario, ha troppi argomenti di cui si dovrebbe parlare. Cioè c'è anche il discorso del divieto agli atlete trans di poter gareggiare alle Olimpiadi, cioè... Sì, anche quella è abbastanza clamorosa, nel senso... No, ma più che altro, lo sai perché? Perché non sanno come categorizzarli. Perché per esempio in Italia c'è un atleta trans che gareggia in ambito paralimpico. Normodotato, non c'entra niente, però non sapendo come inserirlo, se tra le donne, tra gli uomini, per via anche del livello di testosterone, sì. poi che sia borderline con la discriminazione, su questo assolutamente, allora, perché non sanno che regole fare. Qui si apre secondo me un mondo veramente, perché allora sul discorso regole sono d'accordo con te, nel senso bisogna capire esattamente il come comportarsi. Sul discorso da che parte categorizzarli, quindi se uomini o se donne, forse una possibile soluzione potrebbe essere proprio in base al livello di testosterone che hanno. O se no fai una cosa a parte come i mondiali dei dopati. Che sono stati sì, cioè ora per quello mi sembrerebbe un attimino esagerato, e forse lì veramente si potrebbe parlare di discriminazione a quel punto, perché in realtà dovrebbero essere in grado di gareggiare con chiunque. Sì, un motivo... Vabbè, non è nostro compito, perché insomma qui ci vorrebbe delle commissioni per ragionarci, ma insomma. Caro Piero, noi siamo in chiusura della prima parte, della prima, stiamo calmi ragazzi, calmi, non sta finendo Smartnet, sta finendo la prima parte, noi torniamo tra pochissimo con la seconda e niente, caro Piero, stai lì, fermo, immobile, se vuoi andare a bere bevi e noi ci vediamo e ci sentiamo tra pochissimo. A tra poco, ciao. Eccoci rientrati, cari amici di Smartnet, di Radio 100 Web. Siamo qui a parlare, a farci anche due risate, Piero, perché quella dell'automobilista effettivamente era carina. No, bisogna cercare di fare due risate, perché sennò le cose diventano veramente pesanti. No, vabbè, è chiaro che noi dobbiamo anche sdrammatizzare un po', perché noi parliamo di attualità, parliamo di differenze tra Stati Uniti e Italia ed Europa, però dobbiamo anche sdrammatizzare, perché sennò diventa troppo pesante. Anzi, noi cerchiamo anche di avere un po' di leggerezza, anche se poi diciamo di alleggerire un po' della situazione, perché sennò poi diventa anche perché se no poi diventa troppo pesante come trasmissione, noi non lo vogliamo. No, per nulla, anzi, manteniamola a sorridere, si fa prima decisamente. Esatto, noi la manteniamo a sorridere, anche se aspetta, perché qua mi faceva vedere i disastri, gli allagamenti vari che ci sono stati nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Allora, di quale argomento vuoi parlare? Del fatto che noi dovremmo mettere i video non più su YouTube, perché sennò siamo noi il prodotto? Potrebbe essere un'idea, effettivamente. Ma su quale piattaforma la mettiamo? Questa è un'ottima domanda, perché ho la vaga impressione che non ci siano così tante piattaforme che non ti trasformino nel prodotto finale, sostanzialmente. Stanno nascendo diversi social, diversi ambienti in cui viene propagandato il fatto che sei te in controllo della tua audience, il che potrebbe anche non essere male, effettivamente, visto che poi sei fondamentalmente, in quanto autore, sei quello che poi crea l'audience. Da lì poi, all'avere effettivamente il controllo sui dati e su quello che poi viene trasmesso e quant'altro, è ancora tutta da vedere.
Sono d'accordo, questo sono d'accordo. La creiamo noi. Dobbiamo comprare un po' di computer che facciano da server. Quello sì. E poi potrebbe essere un'idea, che creiamo una piattaforma indipendente. Solo che non paghiamo nessuno. Almeno non per ora, mettiamola così. Almeno non per ora non paghiamo nessuno. Però potrebbe essere una buona idea invece, perché no? Va bene. Da valutare alla fine. Se troviamo qualche volontario che si offre di darci mano, potrebbe essere un buon modo per capire un attimo se c'è possibilità di fare un lavoro del genere e quanto effettivamente implicherebbe. Sì. Alla fine il passaggio su Substack delle puntate del podcast è un po' dovuto anche a quello. No, certo, perché Google, come mi avevi condiviso te, insomma, sta avendo non il monopolio, ma più che altro se uno non vuol pagare, cioè se uno vuole avere un prodotto, uno strumento gratuito, Google per ora è quello a più buon mercato, anche se non è proprio vero così, però in un solo luogo, in un solo account tu hai molte possibilità, perché con un account solo hai l'email, hai l'account YouTube, puoi gestire documenti, fare fogli Excel, puoi fare i moduli. Sì, è vero, e su questo ti do ragione, però un po' come viene detto in quel video che ti ho condiviso, alla fine sì, è vero che hai tutte queste cose in un punto solo, dall'altro lato è vero anche che ce l'hai a scapito di cosa. No, ma infatti il mio ragionamento sono d'accordo sulla tua domanda retorica, perché alla fine è a discapito del tuo tempo e è a discapito soprattutto dei tuoi dati, non tanto dei tuoi dati, sì, del tuo tempo a 360 gradi, perché tu ci spendi del tempo per lavorarci e ci metti dei dati, e anzi con Google hai ancora solo account per fare le videochiamate, tra parentesi, sì, con Google Meet, però è un rovescio della medaglia. Tu hai tante comodità, tante cose, però poi alla fine i tuoi dati, e aveva provato a fare anche un social network, cosa che non ha preso molto campo in passato. Sì, per fortuna, per certi versi per fortuna. Sì, perché vabbè, Google è più per l'ufficio. È una sorta di Facebook alla fine, dai. Era una sorta di Facebook, però, anzi no, forse peggio, era una via di mezzo tra MySpace e Facebook. Una cosa ancora abbastanza embrionale, ma un MySpace più evoluto, ma un Facebook embrionale. Sì, credo che comunque sia andata avanti per diversi anni, perché non è che... Ma se te pensi 2025 non ha preso poi tanto campo, no. Perché tu quando chiedi un social, se qualcuno ha un social per rimanere in contatto, a parte il numero di telefono, ne chiedi 3, ne chiedi 4, non lo so, forse 5, perché il quarto qualcuno ha levato l'account, però. Allora, sai, per ora chiedi sempre WhatsApp, quantomeno in Europa, quindi negli Stati Uniti è già meno diffuso, però chiedi sempre WhatsApp, chiedi Facebook, chiedi Instagram, qualcuno chiede TikTok. Puoi chiedere X. Puoi chiedere X, ma anche X ormai sta soprattutto dopo le ultime uscite di Musk, ha perso proprio completamente tutto l'appeal che poteva avere fino a qualche anno fa. Infatti il quarto barra quinto è, se non hai X hai Blue Sky, e quindi... Sì, allora, però Blue Sky è già meglio, perché rientra comunque in quella categoria di social che garantisce, tra virgolette, il controllo dell'audience, cosa che con quegli altri non hai. No, infatti. Sai, alla fine potrebbe essere una potenziale alternativa,
Forse sì, forse anche Sì, per ora sì, perché se pensi che il San Paoli, squadra di calcio tedesca, ha eliminato X e sta usando solo Blue Sky come social, come piattaforma, quindi sai, alla fine, viste anche le ultime uscite dei vari governi, tra cui quella inglese e compagnia bella, visto che si parla tanto di privacy e quant'altro, forse andare su piattaforme più dove siamo noi ad avere l'effettivo controllo e non la piattaforma potrebbe essere interessante. Google sicuramente è l'estremo dal lato opposto, perché ovviamente, come si diceva poco fa, sì, ti dà la possibilità di fare le cose tra virgolette liberamente, ma poi sostanzialmente i tuoi dati non sono più privati, sono dati pubblici, non si sa bene di chi, perché non si sa bene esattamente a chi Google venda i dati che recupera sui tuoi movimenti e su quant'altro, quindi sostanzialmente perché no? ma è quello che sta facendo Microsoft 365? È quello che sta facendo Microsoft 365, è quello che fanno sostanzialmente tutte le grosse aziende di cui per il momento non possiamo fare a meno, perché ora anche con i telefonini o hai Android o hai iOS, non è che cambi molto e la sostanza è sempre quella. Era uscito? No, però vedi, anche lì non ha preso campo, perché io me l'ero comprato, io ce l'ho ancora, fatto su base Linux, e c'era Ubuntu come Ubuntu sistema Phone, operativo. sì, che poi non ha preso campo perché la gente si è impaurita. Ma anche adesso sostanzialmente ci sarebbe un'alternativa sia ad Android che a iOS, ma ovviamente intanto comporta il fatto di resettare completamente un telefono, quindi se uno non ha le mani un pochino in pasta non è una cosa proprio immediata, e secondariamente comporta l'utilizzo di determinati software che sono totalmente indipendenti dai due mondi che tutti siamo abituati a conoscere, perché siamo stati indottrinati ad usarli, e ovviamente non tutti hanno né la voglia né le capacità di usarli sostanzialmente. Sì, anche perché poi è come Linux all'inizio, ancora oggi Linux dà un po' di preoccupazione, però si è molto più evoluto. A parte, vabbè, Linux rimane per gli smanettoni, sono d'accordo, però sulle cose base Diciamo che le cose base le potrebbe usare chiunque, e anche l'installazione di Linux non è più come quella di una volta che era no, lasciamo stare. Solo per smanettoni, è diventata molto più easy, molto user friendly, sì, decisamente. Sì, cioè, metti il CD o ora penna USB e ti fa l'installazione, fatti l'installazione, guida. Anche l'interfaccia grafica alla fine è molto più simile a quella di Windows a cui siamo tutti abituati. Sì, no, si cambia si cambia diverse alcune cose, ma insomma non è impossibile, non è per nulla assolutamente. È solo il fatto che per fare determinate cose devi ancora andare via terminale, e ovviamente anche lì è poi sostanzialmente questione di abitudini. Io personalmente lo uso a casa e non ho nessunissimo problema nell'utilizzarlo. No, assolutamente, ma anche per andare su internet o cioè, che poi qualcuno potrebbe pensare sia un'alternativa, ma non lo è, i Chromebook, che anche vedi sono un sistema operativo di Google. Sì, ecco, no, appunto, magari evitiamo i Chromebook, giusto perché sennò non ci si allontana assolutamente da Google. Sono forse un pochino più stabili dei prodotti Windows, ma più che altro perché comunque sono basati su Android, che sostanzialmente è Linux. E quello lo rende sicuramente più sicuro che non tanto un Windows che è aperto al mondo senza troppi confini, lo è sempre stato.
non cambierà mai a essere così. No, vabbè, e poi sul discorso dei dati, io ci avevo provato a installare il sistema operativo, ma non è che mi abbia soddisfatto più di tanto quello del Chromebook, però vabbè. Anche lì alla fine, ora te sei abituato comunque col mondo Apple, chi è abituato col mondo Apple alla fine è abituato ad avere un qualcosa di veloce e diciamo che risponde abbastanza alle necessità che un utente può avere. Sì, poi è vero che io se vengo da un altro mondo è perché non ho voglia, ma io vengo venendo dal mondo informatico, sono cresciuto con Windows 3.1. Giustamente, che è quello che un po' che si diceva anche nelle altre puntate. Esatto, quindi chi è cresciuto con quello si è divertito, mettiamola così. No, d'accordo, però diciamo ora a 40 anni, visto che non ho più voglia di stare dietro più di tanto, non posso stare dietro più di tanto, cioè preferisco qualcosa che non si blocchi o si blocchi il meno possibile che non doverci stare dietro a risolvere i problemi. Cioè, già ho i miei, se poi devo risolvere anche quelli del computer, e che cavolo, cioè, poi vuoi mettere un po' di pepe alla vita o no? Anche te, via. No, davvero. Già ho il mio pepe, però no, va bene. Sì, no, vabbè, di sicuro non sono. Allora, mettiamola così, chi non ha la passione o, come giustamente dicete, il tempo di stare dietro a tutte le varie menate e quant'altro, tende comunque a usare quello che ha l'abitudine di usare. E diciamo da quando c'è stato lo sviluppo informatico negli ultimi 40 anni più o meno, grosso modo, no, infatti, alla fine siamo stati abituati a utilizzare Windows sostanzialmente per qualsiasi cosa, Apple per chi utilizzava roba professionale, soprattutto comunque grafica, video e quant'altro, e quello era. Poi ovviamente sono arrivati vari telefonini e quant'altro. Sì. Vabbè, il mondo Unix, che poi alla fine si basa tutto su Unix, tranne Windows. Per certi versi sì, ma poi alla fine anche parte di Windows è comunque anche dentro Unix. Sì, vabbè. Già il fatto che non faranno più aggiornamenti per Windows 10. Sì, che secondo me si stanno tagliando sostanzialmente le gambe in una maniera allucinante, ma quello va bene. Aveva recuperato buona, che negli anni nei decenni hanno fatto degli errori clamorosi, però aveva recuperato perché Windows 7 e dopo Windows 98 penso sia stato quello più stabile. No, c'era stato anche il 2000 che tutto sommato non era anche stato il 2000, male. Windows 98, Windows 2000 e Windows 7 poi dopo con l'8 avevano fatto un flop allucinante. Esatto. Windows 10 non male, Windows 11 uguale, non è malissimo, anche se poi c'ha delle pecche, però perché mantieni i tuoi cavalli di battaglia che funzionano. Chiaro, non ti dico di mantenere Windows Millennium, perché Windows Millennium era uno dei peggiori, se non il peggiore Windows. Però sì, no, allora ha un senso da questo punto di vista. Diciamo che vogliono forzare la gente a cambiare hardware dopo un tot di anni. Quindi sì, se te crei la necessità, tagliando il supporto al vecchio e forzando la gente a fare l'update, perché sennò non hai tutta la parte di sicurezza che dovresti avere, è ovvio che la gente poi è forzata anche a comprare hardware nuovo. Detto ciò, per tornare un attimino a bomba su quello che si diceva all'inizio di questa parte di discussione, io sto facendo girare su un computer di come minimo 14 anni fa, ma poi
probabilmente anche di più perché l'aveva preso mio suocero prima di mancare, perché appunto mio suocero è mancato 14 anni fa. Sto facendo girare tranquillamente una delle ultime versioni di Linux e va come le palle di fuoco. Sì, no, certo, anch'io in ufficio alla società di atletica abbiamo un portatilino dove ci sta girando la Lime. Linux Lime, va bene. Va bene, nel senso, però anche lì è questione un pochino di adattamento sostanzialmente. Bravo, è l'adattamento, la flessibilità, è il voler capire come adattarci anche a vedere le icone in un'altra maniera, perché magari non hai Google Chrome ma hai Chromium, che è una sorta di surrogato, sì, non hai l'Office della Microsoft ma hai LibreOffice o comunque qualcosa di più open, che magari ha una funzione che è leggermente diversa da quella della Microsoft, allora scoppia il mondo. No, non scoppia il mondo, si tratta solo di abituarsi ad utilizzarlo, poi fondamentalmente è quello, è la stessa identica cosa, si tratta di abituarsi ad utilizzarlo. Non hai Photoshop, hai GIMP o adesso forse Affinity fra un po' di tempo, nel senso, sì. Non hai Photoshop ma hai ChatGPT e sei a posto. Da quel punto di vista lì sei a posto. La creatività ne può deficitare, però no, vabbè, non è neanche detto, sai, alla fine anche la creatività potrebbe venire se usi ChatGPT in maniera come anche in realtà può essere utilizzato, anche la creatività ne beneficia. Sì, no, anche se poi ci sono altre piattaforme però a pago, e anche lì anche ChatGPT è a pagamento, però se te pensi c'è Nana Banana che è a pagamento ma fa delle foto incredibili. Gemini secondo me sulla creatività è meglio di ChatGPT. Per certi versi sì, per altri c'è ancora poi per esempio perfezionarlo, però vabbè, normale. Sì, no, ma per esempio sulla creatività lo stesso prompt su ChatGPT e Gemini ti dà due cose diverse, però se tu nell'immagine, nell'infografica ci metti delle scritte, ChatGPT non fa errori, raramente fa errori. Gemini sulla sintassi, sì, non è ancora perfezionato al 100%, quello è vero. Quello effettivamente è ancora da imparare. Ma diciamo anche così, Gemini mi sembra che sia 2 anni indietro forse rispetto a ChatGPT o una cosa del genere a livello di sviluppo. Sì, quindi non è proprio ancora allo stesso livello. Vabbè, piano piano. Poi ce ne sta venendo fuori talmente tante, DeepSeek, Grok, Perplexity, Claude, no, effettivamente ci sono tante piattaforme che vale la pena di esplorare un po', cioè di capire un attimo come funziona. Sì, poi appunto come ti dicevo prima, tutte le volte che sento parlare di Meta mi vengono i bordoni. Vabbè, c'è Instagram, dai, non è che... Lo so. Cioè, c'è Instagram, c'è Facebook, c'è WhatsApp, LinkedIn, WhatsApp, insomma. Poi si parlava di monopolio di Google, ma anche Meta siamo lì. Sì, anche Meta. Non è tanto lontana dalla storia. Capito, caro Piero? Ho capito, sì. È così. Si parla tanto, ho capito che si parla tanto di privacy, ma poi alla fine la privacy non esiste realmente. No, assolutamente. Sostanzialmente. Però, vabbè, parte da quando nasci, da quando nasci non proprio, ma da quando hai il primo documento siamo a posto, perché qua qualcuno... Ti farei notare che il primo documento c'è da quando nasci, perché il codice fiscale ti viene assegnato subito. Sì, è vero, ma... Quindi sei già fregato a quel punto. Quindi, caro mio, sembra essere in un film distopico. Abbastanza, sì, perché non ci siamo effettivamente tanto lontani, ma noi si è parlato di Hunger Games, ma alla fine di film distopici potrebbero essere tanti.
Sì, sì. Cioè, ci viviamo, come dicevi giustamente tu adesso, ci viviamo anche noi dentro. Sì. Anche quello è abbastanza In alcune cose sì. Bene, caro Piero, noi siamo arrivati in fondo anche oggi alla puntata. Una puntata, sì. Come stai? Come è andata? È andata bene? Che siamo andati Lisci come l'olio. Lisci. Anzi, ora l'olio sta uscendo quello nuovo. Già, è giusto, è vero, è il periodo dei che tu non puoi importare. Ufficialmente non puoi importare. Diciamola così, ufficialmente non lo posso importare. Non so come riesci a fartelo portare. Ho i miei canali, mettiamola così. Diciamo che stai facendo tipo coso, tipo Barry Seal quando cercava di stanare Pablo Escobar. Lo fai portare con l'aereo col biplano, ho capito. Più o meno, sì, tipo con Air e cose del genere, sì, effettivamente. Ma ci sono olivi negli Stati Uniti? Allora, nella zona della California sì. No, il vino, ma l'olio? No, ma anche l'olio. Anche sì, l'olio, sì, sì. Anche l'olio. Diciamo la parte ovest è quella che avrebbe il clima più adatto per certi versi, perché comunque è più caldo durante tutto l'anno, hanno più temperato rispetto, cioè è temperato anche qua, per carità di Dio, però qui in questo momento è inverno normale. Ok. Autunno normale. Sì, c'è stata una nevicata a New York. C'è stata una nevicata a New York, cioè comunque qui è più diciamo più simile all'Europa. California è un clima un pochino più temperato, a parte che è anche più sotto, ma è un clima un po' più simile al tropicale, ma quasi per certi versi. Ok, va bene. Ma non hai modo neanche di provarlo, di comprarlo l'olio della California? Sì, anche solo per assaggiare? Sì. No, quello non è un problema, lo portano tranquillamente. Quindi ci farai il test? Vi farò sapere, faremo il test dell'olio californiano in diretta, vai. In diretta, bene. Il pane non possono averlo come il nostro, ma quello ma quello me lo faccio da me, quindi non è un problema. Allora col pane tuo proverai la bruschetta americana. Esatto. La bruschetta americana di Piero con l'olio della California. Esatto. Proverà, ci farà sapere com'è. Bene. Vabbè. Bene, detto questo, noi ci salutiamo qui, ci ritroveremo il prossimo mercoledì, che sarà il 26 di novembre, per la puntata numero 10, andiamo in doppia cifra nella seconda stagione e sono già 10 settimane, si arriva già alla 10ª settimana. Sono già 2 mesi e mezzo che trasmettiamo di nuovo. Esatto. E cari amici, noi ci ritroviamo qui, sempre su Radio 100 Web, Smart and Healthy, sito internet, social, non vi sto a ripetere tutto, pertanto dovreste saperlo, ma insomma seguiteci, se volete vederci ci vedete su YouTube. A settimana nuova, ciao Piero, grazie. Ciao, alla prossima, ciao.